Ebbene sì, amici di Motori per Due, amici del FU, Pirlo e Motori, amici anche della AS Roma che pare che, come dire, stia giocando la partita della vita dopo 1000 anni senza una finale europea. Auguri agli amici della AS Roma, amici tutti del paese di Ciocoli, Olanda, quindi anche amici di Max Verstappen. Ebbene sì, siamo in diretta da Amsterdam. Cosa ci siamo andati a fare a Amsterdam? Siamo andati, cari miei amici, anche dell'informazione online, ma soprattutto, cari miei amici dello Scuderia Ferrari Club Castanedolo, che vi vedo che siete in riunione a Castanedolo. Siamo venuti a scoprire quando partono i tifosi di Max Verstappen per andare a vedere i Gran Premi, visto che invadono l'Europa, se non addirittura il mondo. Nel frattempo mi scrivono bello l'hotel su WhatsApp, abbiate il coraggio di scriverlo nella chat. Siamo andati a cercare di scoprire quando partono i tifosi di Max Verstappen, quando invadono l'Europa, e vi posso confermare che dall'aeroporto Schiphol di Amsterdam, dove sono atterrato questa mattina, c'erano già flotte di tifosi del paese di Ciocoli, ho detto zoccoli, pronti a imbarcarsi per il primo aereo verso Barcellona. Sembra incredibile, ma questa è la... Grazie Francesco Cerizzi che l'hai scritto davvero. Questa è la realtà, signore e signori. E quindi in diretta da Amsterdam per la prima volta in modalità internazionale questa trasmissione che cosa fa? Assegna il premio al primo commento della serata. Torna dopo aver ceduto lo scettro per una sola settimana, un po' come quando si faceva nelle classifiche, vi ricordate? Super classifica show di Maurizio Seimandi. Ecco, in super classifica show di Maurizio Seimandi con il telegattone, cosa c'era? C'era quelle canzoni che magari erano al primo posto per 10 settimane, poi finivano seconde e poi riguadagnavano subito lo scettro. Ha fatto la stessa cosa l'intramontabile anzi, che vince primo, ma anche secondo posto, perché poi fa ciao a tutti con l'asterisco, si autocita. Terzo a questo punto, visto che V vince il primo e il secondo posto, Francesco Cerizzi, quarta fregata sul più bello, la Laura Colombo, ma perché era impegnata a guardare la S Roma. Io la sto guardando su un canale che non ho capito che canale sia, ma vabbè, lasciamo stare. Però ottimo risultato anche in casa Piso con la Pam che scrive sono in ritardissimo. Eh sì, Pam, che cacchio, sei arrivata dopo quasi un minuto. C'è anche Marco Colombo, scusate, devo mettere a posto la polo, perché avevo un'altra polo indosso, quella d'ordinanza, e però per la diretta ne ho messa un'altra. Grande Marco Colombo, bravo Cerizzi, bello l'hotel, esattamente. E siamo qua. Il primo che capisce la citazione Guinness pagata. Ma di quale citazione? Ah, quella citazione. E quindi il Piso che commenta prima ancora di entrare in onda. Ormai succede di tutto, però, ma io non riuscirò mai. Deve essere successo qualcosa nel mio polo. Attenzione perché, ma è perché questa, ecco perché io non mi accorgo che sono in modalità mirror, ma vi assicuro che sono ad Amsterdam, sono tranquillissimo. È arrivato già il saluto del Benji e quindi per celebrare il saluto del Benji, che addirittura saluta V, ormai è tutta una roba che noi potremmo anche non fare la trasmissione, questa puntata bellissima. Ciao Benji, roba, gente che si saluta. Io introduco il primo ospite, ma non dico all'ospite che è lui l'ospite che verrà inserito, così vediamo come reagisce, vediamo cosa succede. Eccolo qua, è lui. Ciao Ciao ragazzi, io ero distratto dal pullman di cosa? Che pullman di?
pullman di? Hai detto prima pullman di zoccole, no? Cos'è che hai No, detto? ho detto Avevo io me capito. l'aspettavo questa battuta. Ho Avevo detto capito male. paese Avevo di capito male. cioccoli, che è una Mercoledì dai. citazione Tutti che è una stanchi, il weekend è ancora citazione, lungo. paese di cioccoli, paese di cioccoli è una citazione di un film al quale io sono legatissimo, super legatissimo. Tu la sai? Son Scrivete la troppo citazione giovane. nei commenti. Troppo giovane. Noi millennial. Guarda, ma millennial quando No vi chiede quale pullman, io perché sono sagrista da domenica. pullman l'hai sentita solo tu comunque. Pullman, cosa che hai detto? Paese, pullman, controllo, aspetta un attimo. Vai a vedere. No, io sono triste da domenica, ragazzi. Allora, dunque, dalla bellissima vista sul parcheggio dell'hotel vi posso dire che io di pullman non ne vedo, però forse dovrei spostarmi un attimo perché qua siamo in zona così, in zona un po' fiere, quelle cose lì. Pamela e Laura, ciao. Incredibile, attenzione, Ciao pare Benji! non abbia salutato la Sandra. Benji, perché No. vi ricordo che l'altra volta ha salutato la Sandra. Qualcuno l'aveva arguito. Secondo me ha rivisto tutta la diretta, l'ha Sì. rivista in Secondo me la Laura Colombo, non so come, deve aver redaguito il bench, perché io ormai non controllo più nulla, le comunicazioni, gente che entra, gente che esce, anche questa è una citazione, la radiamo al suolo questa casa, anche questa è una citazione. Molto bene. Loris, io ti ho introdotto Dimmi, nella dimmi. descrizione di questa diretta come il saggio Loris. Ti Ma piace? infatti oggi era strano perché di solito mi danno dello stronzo, invece vi devo dire che mi è piaciuto il saggio Loris. Ma perché tu sei Devo saggio? ancora capire perché. Vedremo se mi confermo. Senti, a proposito che visto che sei saggio, prima che questa puntata, come sempre, vada alla deriva, mi racconti che maglietta hai su? Io? Non la conosci? No, questa è la mia associazione. Io ho un'associazione di volontariato. Faccio 2 cose: alleno una squadra di ragazzi con disabilità e ho un'associazione di volontariato, raccogliamo fondi per la lotta alla SLA. Quindi la prossima volta che facciamo qualche attività siete tutti invitati. Bravissimo Loris, l'ho sempre detto che tu sei saggio. Attenzione perché nel frattempo la Grazie Laura mille. Colombo dice che ha la doppia personalità, cioè lei è sia Laura che Sandra, Esatto. e il Benji dice che sono stato io a Magari pensare potrebbe essere tripla personalità, magari è Laura, Sander è anche V con un altro account. ah beh, potrebbe essere. Vabbè. Quindi V Ah, in realtà è la Laura Colombo. Secondo me saggio è solo il press, senza offesa per Loris, la piazza press che non c'è perché ovviamente sta per ricominciare il secondo tempo nel frattempo, perché ovviamente sta facendo la riunione nel Ferrari Club. Grande Loris, giustamente gli applausi per Loris che fa un sacco di attività bellissime e gli vogliamo molto bene anche per questa attenzione perché io V su V non posso dire niente, c'ha ragione, sul PES non alzo le la mani. Sandra Colombo, non è più la Laura Colombo, ma è la Sandra Colombo. Tu, che conosci anche questo ometto che commenta, lui dice, il buon Marco Colombo, che sono anni e anni e anni e anni che sopporta la Sandra Colombo, che domenica ha azzeccato le ball prediction pari, 2-4-6. In effetti, lui Ma aveva... ma c'è qualcuno che ha azzeccato le ball prediction qua, eh? No, nessuno, se no non sono, è giusto così, se Tu no non non l'hai sarebbe ball azzeccata? prediction. Non l'hai azzeccata? No, io avevo detto Hamilton, Leclerc e Sainz e Red Bull in grande difficoltà. E in effetti la Red Bull è stata in Una estrema Red Bull in grande io di avevo estrema detto io difficoltà. avevo detto Leclerc, Stroll, Perez. È come fare Stroll ha il cercato 0 di tamponare un autobus a un certo è punto. come fare il 0 alla schedina, è difficilissimo. Perez si è suicidato il giorno prima. Stroll Leclerc, stava ah, ragazzi, vabbè è andata così, erano un po' più bold. Beh, dipende se il il concetto Raimondo Colombo è l'alias di Marco Colombo. Raimondo e Secondo me Sandra. lì c'è tutto un Raimondo e Sandra. mamma mi
Si vede che io sono stanco oggi. Siamo giovani però. Vedete questa bellissima stanza di hotel, come diceva anche il buon Francesco Cerizzi, non riesco più a prenderlo. No, vabbè, attenzione, sta per succedere di tutto. Io ve lo dico. Piso, stai calmo, è inutile la buttiamo in cacciara, la buttiamo volutamente in cacciara, ma prima di introdurre il Piso abbiamo una fantastica sorpresa, perché stasera io sto ad Amsterdam, tu Loris sei nella Brianza, quella più profonda, diciamo così. Il circuito, lo curiamo. Sei lì, diciamo, tra la curvona di Assono e la variante della Roggia, ma io ho una grandissima sorpresa. Io sapevo che questa sorpresa prima o poi riuscivamo a farla. L'alcol però, ragazzi, non so se possiamo pubblicizzarlo, ve lo dico, ma noi l'attiviamo lo stesso in diretta da Castanedolo, provincia di Brescia, il Ferrari Cup Castanedolo! Ciao ragazzi! Grandi ragazzi! Abbiamo un live veloce perché siamo in piena riunione Scuderia Ferrari Club. Stiamo decidendo le ultime aspetta che tolgo live from Amsterdam, perché non siamo più live from Amsterdam adesso. Stiamo cercando un nuovo dirigente, un nuovo direttore sportivo, un nuovo tecnico dell'aerodinamica della Ferrari. Stiamo cercando un po' tutti, quindi ci stiamo consultando. Mi sembra giusto. L'avete trovato o no? Sì! Allora, nuovo motorista. Io avrei un nome, ma non lo faccio. Il team manager. Molto bene. Il nuovo Merkens. Uguale proprio. Adrian Newey. Col giratubi. A me va. E questo non l'ha detto al marketing. Sì. Beh, lui è Piero Lardi Ferrari. Lui è Piero Lardi Ferrari, anche i capelli ce li ha. Ovvio. Ma dove siete a fare la riunione? Perché non siete nel solito posto. Allora, siamo stati in sede, abbiamo sbrigato le ultime faccende, diciamo, per organizzare la festa di settembre, e poi ci siamo diretti all'oratorio di Castello perché c'è la festa all'oratorio, per portare il nostro contributo anche nel sociale. Certo. Perché noi siamo tutti un po' contributori del sociale, contribuenti anche più che contributori. Ma io volevo aggiungere il Piso, ma è sparito, ve lo dico. Volevo salutarlo perché siamo di fretta, ma non potevo mancare a questa serata. Poi domani sera ci sarà il Brescia Stefano, quindi dovremo soffrire anche domani. Guarderò in VPN dall'Olanda. Grande trasmissione internazionale, ha ragione Henry. Paese di cioccoli, vi ricordo Olanda, cioccoli nel senso è pieno di cioccoli. I piedi. Molto. Ciao Stefano, vi voglio bene. Guarda, ciao Lori. Cosa ti scrive? Ciao. Vi faccio salutare a tutti, spero di prenderli tutti. Ciao. E come sempre, Forza Ferrari. Forza Ferrari. Ciao ragazzi. Ciao. Facciamo il cambio dopo questo. Ma dici che devo fare gardening adesso? Fanno tutti il giardinaggio. Adesso devi assolutamente fare gardening. A proposito di gardening, abbiamo il prossimo ospite. Nel frattempo ho fatto un casino nella regia, ma mi vedete ancora? Lo vedo, sai chi mi sembra il prossimo ospite? Io lo vedo già nel backstage. Joseph Newgarden, vincitore della Indy 500. Io ce lo vedo un po' così, guardate, ve lo faccio. È o non è Joseph Newgarden? Ciao Piso! Adesso vi voglio, io sono più che Joseph Newgarden, sono un po' Vasseur, che si è girato verso i box stile Martin Brody in Lo Squalo e ha dichiarato we need a bigger boat, cioè abbiamo bisogno di una barca più grande. Bene, ti vedo carico, sono molto cos'è successo alla tua capigliatura, Piso? La mia capigliatura è allora, adesso vi spiego questa situazione dei miei capelli. Siccome, e poi vi porto anche la prova, ho fatto una scommessa. Un mio carissimo amico Ivan, che è venuto anche l'anno scorso a vedere le prove a Monza. Molto bene, salutiamo anche Ivan. Ivan ha detto: se ti fai ricrescere i capelli e li fai biondi, io vado in giro nudo per Marnate. Scusa, perché io non accetto la scommessa. Quindi quando è che dobbiamo dire ai bambini di restare qui? Aspetta, vi faccio vedere la foto di prova. Abbiate un attimo di pazienza. La foto di cosa? Piso sempre in mutande, io te lo dico, sempre in mutande. No, sono in 400. Questo è Piso da giovane.
al concerto del 97 a Reggio Emilia degli U2, quindi a Campovolo. Ma scusa, Campovolo, si chiamava ancora aeroporto ai tempi. Quanto devi fare scusami, cioè proprio lunghi così. Certo, ora di agosto ci siamo. Poi li tingo quando vado al mare a Misano e poi quando ritorno prima di andare in ufficio li taglio. Ale Gussoni non mi sembra particolarmente allineato alla tua idea. Allora, sulla capigliatura sapete che il rosso che adesso prende in giro la gente è soprannominato il rosso per vari motivi. Quindi... Guarda cosa dice V. Ascolta, se sei una bella signora, una bella ragazza, ti do anche il numero di cellulare. Credo che siamo più sulla... Se no, io sono ancora di gusti tradizionali. Non so d'accordo, Cioè, è lì che commento, ma povero. Però, Loris, ti ricordo che in realtà V pare debba un terzo del mutuo perché ha una liaison con Pamela. Vi ricordo che c'è in ballo anche questo tema. Bene, molto bene. E con la Ferrari ha proprio bisogno di forza, ma tanta del Benji, cerco di tornare in una situazione un attimo seria. Un terzo del mutuo, è molto difficile tornare in una situazione seria, ma noi ci proviamo. Tolgo il live from Amsterdam, guardo solo cosa succede al Siviglia, che lo vedo un attimo 0-1. Sì, ma lo vedo su dei mezzi falli. Io lo sto guardando su un canale, si chiama S Live, olandese, parlano tutti così, però vabbè. Io sono sul canale Filo Alonsiano in Italia. Non cominciamo, non cominciamo, stiamo tutti calmi, non cominciamo, che siamo da remoto ed è già difficile di suo. Iniziamo già rivolti alla prossima domenica e non a quella passata. No. Ma che cazzo vuoi guardare nella passata? Partiamo con la prossima domenica e poi dopo, nell'introdurre il tema nel 34esimo di Bala segna V, sì, lo sappiamo, però è che Suso stava battendo una punizione, niente, quindi non è successo niente. Allora ragazzi, questo weekend che arriva, diciamocelo in faccia proprio come se non ci fosse un domani, è il weekend della verità, perché si corre a Barcellona. E guardate, faccio una cosa che non avrei dovuto fare, ma la faccio lo stesso. Passo tutto perché oggi siamo in una situazione complicata. 1-1. Adesso ha segnato, confermo. Chi è che ha segnato? Non ho visto perché stavo cambiando le slide, ma 1-1 del Siviglia. Esultanza 55 paccata. È un segnale, Sainz. Paccata, adesso ci arriviamo, ragazzi. Questa è il weekend, it's the race weekend, che ci deve far capire se, come ha detto Vasseur, caro mio Loris, nell'intervista a Roby Kinchero, ma non solo, possiamo vincere qualche gara quest'anno. Io ho letto, possiamo vincere qualche gara quest'anno oppure no? E ragazzi, questa cosa la scopriamo in questo weekend. Siete d'accordo, sì o no? Cioè, se questo weekend non abbiamo feedback positivi, non dico che vinciamo, ma non abbiamo feedback positivi, possiamo anche non guardare più il resto della stagione. Io lo dico. Vai Loris con la tua. Cosa devono arrivare? Pance e sospensioni, cioè se non abbiamo... E anche un mezzo nuovo fondo. Direi che c'hai ragione. Poi io la guarderò perché mi piacciono le gare. Ovvio. Con un occhio diverso. Esatto, un po' più rilassato. Diciamo un po' più rilassato, con meno aspettative. Però sì, un po' ce la giochiamo tutta qui, dai. Ce lo siamo detti anche settimana scorsa, quando non dicevamo che non portavamo aggiornamenti a Monaco, ce la giochiamo qua. Vedremo. Bella la citazione di non andiamo a fondo. Hai visto che non andiamo a fondo, e Benji subito siamo già andati a fondo. Piso, non ti vedo positivo. Ma grazie a Dio sono un matrimonio a Galway in Irlanda e spero di essere ubriaco in modo tale per cui non vedo il doppiaggio della Ferrari, poi per il resto va bene. Cioè tu proprio non ci credi minimamente.
Cioè, ragazzi, siamo gli unici, ma neanche la Williams, siamo gli unici ad aver bruciato le gomme a Monaco. Ma penso neanche la Minardi sia mai successa una roba del genere. Siamo indegni. Addirittura indegni. Sì, con la macchina, ritiriamo la macchina, facciamo miglior figura, veramente. Cioè, domenica vedere quei due poveri cristiani lì sulla macchina. Adesso, lascia stare Leclerc, che tanti tifosi hanno sempre criticato perché bruciava le gomme. Ma Sainz, che non ha mai bruciato le gomme, a un certo punto non stava in pista. Veramente, domenica ho visto uno scempio che, grazie a Dio, ha scritto l'articolo Stefano, perché io non avevo no, Vi, ascolta, posso rispondere io a Vi? Secondo me alla Ferrari, con le tempistiche che ha la Ferrari ultimamente, secondo me dobbiamo buttare il progetto del 2025, perché se magari forse riusciamo a vincere 5 gare. Ma l'aveva già detto Elkad, no? Vinciamo nel 2026, non l'aveva detto. Ragazzi, no, domenica cioè vedere distrutte le gomme bianche dopo 40 giri, 41 giri a Leclerc è segno di una macchina che non sta in strada. Punto. Noi abbiamo fatto vedere, no, nel video analisi della telemetria, vediamo se funziona intanto sta roba, funziona una mazza questo clicker, no, infatti, perché sta funzionando su un altro programma e non su quello di PowerPoint. Vabbè, non fa niente, oggi siamo così. Abbiamo fatto un po' vedere, andate a vedere se siete curiosi, l'analisi che abbiamo fatto. C'è stato proprio un po' un cliff sulle gomme bianche di Leclerc. Il problema, stava segnando Siviglia, ve lo dico. Il problema del cliff sulle gomme di Leclerc è poi anche facile da spiegarsi. Le difficoltà che lui ha avuto in FP3 quando hanno cambiato un po' l'assetto, no, della vettura rispetto al venerdì, provando ad abbassare, hanno fatto sì che poi quando hanno provato a tornare indietro non erano più nelle condizioni di FP1 e FP2, quindi macchina sbilanciata, perché, signori, Leclerc ha avuto il cliff tra il 40, 41, 42 e 43esimo giro, no? Mi dice che hai parlato di prove libere, com'è stata la prova libera 3? È andata malissimo per Leclerc, poi ha tentato di cambiare l'assetto, poi c'è stata una bandiera rossa, no? Sì, lui, loro che cosa hanno fatto? Hanno provato a fare un test abbassando di più la vettura rispetto a FP1 e FP2, hanno provato, e male, no? Ha iniziato Leclerc, c'è quel famoso team radio dove diceva qua salta tutto dappertutto, hanno deciso di tornare indietro. Che poi Vanzini, visto che non c'era un cazzo da dire, continuava a paragonarlo al team radio di Verstappen in prove libere 1. Prove libere 1. Un conto alle prime, un conto alla terza. Bravissimo, il problema è proprio questo, perché poi cosa è successo? Che noi siamo tornati indietro senza poter provare, perché c'è stata la bandiera rossa che ha chiuso l'FP3 e poi dopo va in parco chiuso. Quindi siamo andati un po' indietro alla cieca, e le gomme bianche che erano le C3, che saranno le gomme rosse di Montmelò, poi lo vediamo, dovevano durare 50 giri, 58 giri, questa era la finestra che dava Pirelli per Monte Carlo, no? Mentre dava 30-38 per la gomma gialla. Quindi noi, mentre Verstappen con la gomma gialla invece che durare 30-38 è durato 50 giri, noi con la gomma bianca che doveva durare 50 giri ne siamo durati 40. E questo è l'ennesimo problema di assetto, di mancanza di una serie di cose, di mancanza di trazione. Forse però anche, e io qua voglio un po' stuzzicarvi, forse anche mancanza di una guida che viene data dai tecnici da una parte, ma forse anche dai piloti dall'altra, perché onestamente FP1 e FP2 Ferrari non stava andando male. Non porti gli aggiornamenti a Monte Carlo perché vuoi, ogni tanto butto un occhio sulla Roma che sta segnando, non ha segnato, perché vuoi concentrarti sull'assetto, fai delle FP1 e FP2 buone, perché comunque era buona, e poi nell'FP3 decidi di fare questa cosa e perdi la bussola.
E lì però va bene i tecnici che hanno le loro colpe, mi sembra evidente, detto che non serve trovare i colpevoli, però è chiaro che c'è un problema tecnico. Però qui, cioè, da un lato c'è Verstappen, lo dicevi tu Loris, che diceva nel suo team radio: oh, io rientro in box perché sennò la pianto a muro. E poi però abbiamo questi che sono dei signor piloti, non sono sicuramente loro il problema della Ferrari adesso, che però si fanno un po' portare in giro, mentre comunque dovrebbero invece dare loro delle considerazioni. Parto da Loris, tu cosa ne pensi sta roba qua? E penso che quando le robe non vanno fanno tutti un po'. Mi sembra che ci sia confusione ovunque. Cioè c'è stata tanta confusione. Mentre dopo Baku abbiamo pensato è una macchina che reagisce e se messa in pista bene può funzionare, e poi noi abbiamo fatto un passo indietro. Facciamo passi indietro. Mentre gli altri vanno avanti, cioè guarda la Mercedes, chi si aspettava andasse così veloce da subito, sembrava già quasi a posto. Cioè vedevi Verstappen guidava pulito, non c'era nessuna vibrazione, cioè quelli della Ferrari sembrava sull'autoscontro. E saltavano, toccavano fondo, facevano proprio bottoming, cioè toccavano col Vedevi fondo. la testa del pilota mentre guidava, era... Cioè già secondo me tanto di cappello che entrano nelle piscine così con una macchina che salta. Piso? Serio? Posso essere pesante? Ma puoi fare un po' quello che vuoi, basta che non ci fai chiudere il canale, Piso. Ha ragione l'ingegner Mazzola, ci stiamo sauberizzando. Scusate un attimo, adesso se la portiamo su una sorta di squadra di calcio, è come se vai a prendere un allenatore di Serie B. Può andarti bene una volta che magari è giovane e fa il fenomeno, come poteva essere Christian Horner con la Red Bull nel 2005, ma non vai a prendere uno che ha fatto la Sauber e che ride sempre e che sembra il curato di campagna, come dice Leo Turrini. Allora vado avanti col progetto. Sì, allora vado avanti col progetto di Binotto. Vado avanti con Binotto, che conosce la macchina e probabilmente conosce anche i suoi tecnici e sa come muoversi. Cioè non abbiamo avuto tempo perché abbiamo due problemi di fondo in Italia. Uno, la Ferrari la consideriamo come la nazionale italiana, è giusto, sacrosanto. Due, abbiamo una stampa e dei giornalisti che uniti ai social e a tutto quello che va dietro, che influenzano, lo sa meglio Stefano di me, anche mercati azionari e quant'altro, perché comunque anche ad oggi la finanza guarda anche comunque i social network, è innegabile, vai a spingere, grazie anche alla stampa, cacciamo l'allenatore di turno. Ma la Formula 1 non è il calcio, uno. Due, sei andato a togliere uno che è stato il progettista e il creatore di questo progetto. È logico che è un'involuzione se quelli dietro di lui non sanno dove metterci la mano, era lui il direttore tecnico ufficiale della macchina. Allora, a parte Vasseur che poteva essere la parte politica, ma il direttore tecnico che ha sostituito Binotto, chi è ad oggi? Attenzione che Binotto non era più direttore tecnico, però supervisionava. Ma no, io adesso rischio il licenziamento, quindi sta un attimo calmo. Io ho indiziato sul perché questa vettura non va, ce l'avrei. Non lo dirò io il nome, ma che non voglio dire il direttore tecnico, perché il direttore tecnico, ripeto, è una figura che in questo momento a Maranello non c'è. Però mi riaggancio a quello che dicevi tu, Piso. È caduto Stefano. È caduto Amsterdam, andiamo avanti noi. Cioè Amsterdam è caduto, quindi andiamo avanti io e Loris e intratteniamo la gente dicendo che secondo me... secondo me è un blocker che ha per non essere licenziato. Esatto, secondo me è un blocco per non essere licenziato. Però quindi stavamo dicendo che secondo me il vero problema di tutto ciò è che Loris non abbiamo comunque una struttura tecnica che può portare a risultati che ci aspettavamo. O poi per l'amor di Dio magari domenica, e sono sempre quello speranzoso e ottimista, magari domenica mettono la macchina in pista e con i nuovi aggiornamenti si sistema tutto. Per l'amor di Dio. Io sono tornato. Ah, sei tornato? Sì, sono tornato. Noi siamo andati avanti dicendo che secondo me la parte tecnica. Io in realtà vi sentivo. Stavi dicendo il nome, stavi dando nome e cognome alla cosa e poi si è bloccato apposta.
che non dirò. No, però quello che vedo, mamma mia, cosa si è mangiata la Roma nel frattempo. No, il punto però, legandomi a quello che diceva il Piso, secondo me è questo. Binotto si è dimesso, non è stato mandato via. Binotto si è dimesso perché lui voleva mantenere il ruolo di team principal e quindi è stato cercato un altro team principal perché lui non voleva rimanere solo un tecnico, proprio perché ormai aveva mollato, se vogliamo, quella parte lì. Il problema però è questo, che Ferrari non è riuscito a gestire, secondo me Ferrari non va su. Cioè, in questo momento un curato di campagna per me è un voto NA, non possiamo dare il voto in questo momento, perché il problema è che la gente che poteva portare avanti questo sviluppo anche adesso, parte in inverno, ma anche adesso, non c'è, perché è gente che nel dimettersi Binotto o ha tirato un po' di remi in barca o si è dimessa. David Sanchez, ad esempio, è un esempio palese, no? Sì, sì. Attenzione, perché questo stai zitto, ste cheat, me la lego al dito, Sandra Colombo. Quindi secondo me è più quello il problema, cioè in questo momento è l'ennesima ristrutturazione Ferrari che si porta dietro una serie di problemi dovuti al fatto che ci sono delle persone che potevano portare avanti il progetto e che invece non lo portano avanti. Ma io ho una domanda per voi, quindi quando Vasseur dice ma io nel progetto, questo progetto tecnico, la SF23, ci credo perché è una vettura che sul giro singolo va forte, dobbiamo solo trovare la continuità sul passo gara, quindi sostanzialmente evitare di distruggere le gomme metà dei giri rispetto alla magari anche qualcosa di più della continuità, visto che siamo qualcosa di più della continuità, siamo mezzo secondo meno più lenti a giro. Esatto. Cioè, secondo voi lui ci crede davvero o è una frase da dire perché bisogna dirla? È un po' come il dilemma del prigioniero, nel senso che lui lo deve dire, non è che può dire diversamente, dai. Secondo me non ci crede, secondo me siamo dietro anni. Secondo me sulla Red Bull in gara c'è poco da fare, no? Sì, lui credo che quando dice Scusami, hai dimenticato anche la Mercedes, la Aston Martin e l'Alpine, hai dimenticato però, adesso ci arriviamo, infatti, ma vediamo, non facciamo di una gara un fascio, però però Alonso c'ha più punti di... adesso vediamo. Secondo me quando lui dice continuità intende dire lui dice una roba, se vogliamo, un po' stiracchiata, no? Attenzione bene che qua vi voglio cattivi. Lui dice, escluso Jeddah, noi abbiamo sempre lottato per la pole. Ma che cazzo dice? Però Bahrain è vero. Bah. Dopo Jeddah c'è stato Australia. Sì. Poi è stato Baku, dove abbiamo fatto la pole. Poi non c'è stato Miami. Sì, non siamo stati lontanissimi. Se Leclerc non l'avesse piantata a muro, vabbè, sempre 2 decimi abbiamo preso. 2 decimi. E poi vabbè, c'è stato Monte Carlo dove 100 millesimi, 107 millesimi. Vabbè. Quindi, e lui dice, per continuità intende dire, se noi fossimo okay, a quella distanza, allora te la puoi giocare. Il problema è che vuol dire recuperare un secondo in questo momento. Bravo, hai detto la verità, ma bisogna recuperare un secondo. E dove lo recuperiamo? Ripeto, vediamo gli aggiornamenti di questo weekend. Gli aggiornamenti di questo weekend sono all or nothing. Io ho usato questo termine per Alonso a Monte Carlo, che lui ha detto, noi siamo andati all or nothing, è andato all in come nel poker. Ha detto o gioco per la vittoria o se no sì, porto a casa un altro podio, ma non è che secondo o terzo mi cambia. Noi dobbiamo fare così, sospensione posteriore, fondo e pance. Il fondo portato a Miami, l'avevamo fatto vedere, se vi ricordate, ha migliorato alcune cose aerodinamiche e ha messo in crisi la meccanica, quindi per forza doveva essere matchata una nuova sospensione. Vediamo queste pance, sembrerebbero essere un po' più rastremate
verso il fondo. Anche V, che ci aiuta sempre, ormai va a grabbare un po' di roba in giro per il web, ce lo ricorda. Qui non mi aspetto un secondo, quel discorso che fai di coerenza a fondo, sospensioni pance, se ha senso lo scopriremo solo venerdì. Però venerdì pomeriggio, direi, venerdì pomeriggio. Qui la questione è veramente, allora, Barcellona lo sappiamo, Piso è la pista. Ti ricordi quando abbiamo iniziato a scrivere gli articoli? Il primo articolo che abbiamo scritto era il test a Barcellona. Barcellona si è sempre provato, una macchina che va forte a Barcellona è una macchina che potenzialmente può andare forte in tutti i circuiti, tant'è che l'anno scorso nei test invernali di Barcellona la F175 andava molto forte, infatti all'inizio è andata molto forte. E non bruciava neanche le gomme, tra l'altro. E non bruciava, ha cominciato a bruciarle verso Imola, Miami, quindi anche presto, però inizialmente non aveva questo problema. Ma quello che a me spaventa è se noi venerdì non abbiamo dei feedback, che ripeto non vuol dire essere in testa alla classifica, ma i piloti contenti. Allora, non sappiamo più cosa inventarci. Non abbiamo più scuse e purtroppo metteremo via il progetto. C'è stato allora, due cose che io e Stefano ci scambiamo magari messaggi prima di scrivere gli articoli, prima di scrivere puttanate, soprattutto io, non Stefano, che Stefano è bravissimo, a differenza mia che mi faccio un po' prendere un po' più dalla passione. Due cose: è possibile che noi con un computer e una televisione ci stavamo accorgendo sabato che arrivava Norris dietro Leclerc e nessuno se ne è accorto nel remote garage o al muretto? Prima cosa che mi fa specie già a livello di struttura Ferrari. Seconda cosa, ancora più grave, che ci stavamo scambiando pareri io e Stefano, e io gli ho detto, come Stefano anch'io lavoro molto con l'Europa e con il resto del mondo, ma soprattutto con paesi anglosassoni. E gli ho detto una battuta, ma molto semplice: noi siamo ancora ancorati, quasi tutte le nostre aziende, anche quelle che seguo io direttamente, a un sistema gestionale molto semplice, per parlare in maniera non tecnica ma semplice, un sistema gestionale di ferie, di robe semplici che un'azienda utilizza anche piccola, di un sistema in SAP che è stato creato nel 99-2000, adesso non mi ricordo più, ancora in Access forse, quando il resto dell'Europa va a 250 all'ora più veloci di noi. Ma non è che il problema della Ferrari è proprio da remoto, con i dati che vengono elaborati da sistemi. Non mi porterai su questa strada. No, nel senso non mi porto su questa strada. Però abbiamo, secondo me, una velocità. Non è il programma. Noi come sistema italico di ragionamento siamo molto più lenti rispetto. Allora, gli inglesi piuttosto sbagliano, però ti danno la risposta in 5 minuti. Rigore per il Siviglia. Però Piso, il problema non sono la mia è una domanda, attenzione. No, ti sto rispondendo. I problemi non sono i sistemi, non è niente. Il problema è, come ne abbiamo già detto tante volte, e stavi dicendo tu alla fine, è la premessa secondo me che non c'entra tanto. Nel frattempo Francesco Cerizzi mette un SAP col cuoricino, perché vabbè, cose nostre, però è un problema di cultura del rischio. Sa che Mourinho rifà questo gesto, non è rigore, ma fatevano la VAR. Cultura del rischio, dell'abbracciare il rischio, dell'abbracciare il fallimento, e lo si è visto a Monaco. Cioè il problema non è tecnologico, noi siamo indietro, gli altri sono avanti, gli altri vanno a 2000 all'ora, noi andiamo piano. Il problema è, nel frattempo sta arrivando la decisione del VAR, non è rigore. Non è rigore. Mi sembrava evidente. Sainz è svenuto in aria. Mi sembrava evidente che non fosse rigore comunque. No, il problema è culturale, cioè prendete Monte Carlo, poi voglio sentire anche Loris, perché anche Loris ha... Arrivo, che non faccio vedere i pantaloncini della propria. Bene. Mutande. I pantaloncini della Pro. Sì.
che anche Loris, dicevo, lavora in ambienti ad alta velocità, chiamiamoli così. Però se tu prendi Monte Carlo, è Monte Carlo la cartina tornasole del problema. Tu hai Ferrari che dice cazzo, non portiamo gli aggiornamenti perché ci vogliamo concentrare sugli assetti, e poi sabato fa quel casino che ha fatto, al netto di Norris. Tu hai le vetture che gli sono state davanti hanno portato tutte degli aggiornamenti. Aston Martin è arrivato con degli aggiornamenti, Mercedes è arrivato con la nuova vettura, Alpina aveva degli aggiornamenti, cioè poi se l'aggiornamento lo scazzi va bene, però quelli che ti sono arrivati davanti sono vetture che hanno portato aggiornamenti, è quella la questione. No, è e a vero. Imola decidi che non la vuoi portare perché piove, a Monte Carlo perché a Monte Carlo, adesso siamo arrivati a Barcellona e a Barcellona ce la giochiamo, immagino anche dovesse piovere li portiamo gli aggiornamenti, però secondo me è quella la problematica, cioè abbracciare il rischio di fallire. Sicuramente c'entrano i social, sicuramente c'entrano i giornalisti, anche i tifosi c'entrano, perché come si tifa da noi non si tifa da altre parti, questo è evidente. Guarda, ne parlavo oggi con un collega inglese, anche lui molto appassionato di Formula 1, che fa le cose che faccio io, e mi diceva, minchia, sono venuto a Monza l'anno scorso, sembrava che stesse per esplodere un vulcano. Quindi anche noi tifosi a volte dobbiamo ricordarci che mettiamo pressione. Però secondo me è un po' quello il problema, cioè il fatto di non avere una cultura e dire portiamo l'aggiornamento e vediamo cosa succede. Non so Loris come la vedi tu. Ma io credo che Ferrari debba essere un'azienda che deve gestire questa pressione, nel senso che è tutto sul balance della gestione della pressione che fai la Ferrari, nel senso che anche banalmente il marketing della Ferrari è fatto per stimolare le persone che non potranno mai comprare la Ferrari, cioè è proprio un marketing completamente diverso, cioè se tu non riesci a gestire questa passione non va bene. Cioè, non sei da Ferrari, sei sempre distaccato, poi è un'azienda molto distaccata e non riesci a gestire questa pressione dei tifosi. Ma i tifosi devono essere un valore aggiunto, non possono essere il freno e l'ancora. Sono d'accordo sul fatto che tu dici della gestione del fallimento e mi rimangio un po' le mie parole, nel senso che io ero d'accordo sul fatto che la Ferrari andava molto bene a Baku, però probabilmente c'è qualcosa che non è andato, cioè già avendo cambiato il fondo È passata la Pamela, state sereni. Devi proseguire. Se tu studi delle pance e delle sospensioni, non credo che tu l'abbia studiato nelle ultime 2 settimane, perché ci credi da 3 mesi in questo progetto, e allora portalo. Assolutamente. A meno che i risultati sono questi, gli altri non stanno fermi. A meno che sei forse in una versione pseudo B come la Mercedes, che inizia a portare parte, ma non ci credo a questa cosa, nel senso che comunque... Allora a maggior ragione la Mercedes non avrebbe dovuto portare nulla, cioè nel senso... Beh, però non è più le prove, non è più i test, sai che il mondiale è andato, quindi provi in pista, può starci, come hai fatto nel 2021. Provi qualcosa a livello aerodinamico, poi cambiava tutto il regolamento, però tendenzialmente adesso però siamo tutti a bocce ferme, ognuno conosce il fondo dell'altro, cioè nel senso sì, poi diciamo che dalle fotografie è difficile, perché però io vi faccio vedere un commento di V che secondo me, cioè, poi vabbè, tocca un punto a cui io sono molto legato, ma c'entra molto bene il punto. Io sono molto d'accordo con quello che scrive V. Ho adorato tantissimo quello che ha detto New e Avanzini, in realtà l'ha detto a Ivan Capelli, in un'intervista in cui afferma che lui non fa altro che vedere i limiti del regolamento come delle opportunità. Se voi leggete il bellissimo libro di Adrian Newey, How to Build a Car, come si costruisce un'auto, dove racconta la sua storia di progettista da quando progettava le IndyCar. È dato un rigore alla Roma che è enorme, ma un rigore non dato. Mourinho peraltro ha reagito bene, stavo guardando. No, guardalo, cioè guardiamoli, cioè se non dai questo è il fallo che gli hanno fischiato, ma il rigore che non gli è andato è assurdo. Comunque
c'è cover, e non c'è. Beh, e è non c'è. rigore tutta la vita, se non gli dai il C'è rigore cover, è finito. folle. C'è cover, però forse vanno a rivederla di nuovo. No, dici di no. Lui dici è di no. convinto che è attaccata al corpo, ma non è attaccata al corpo la mano. Comunque, se tu vai a vedere il libro di Newey, lui è tutta la sua carriera, dalla Leighton House di Capelli, stanno cacciando nel frattempo l'assistente di Mourinho, tutta la sua carriera che fa esattamente quello che dice V. Guardalo. Beh, è rigore. secondo me è pelo. Non è così palese, secondo me, non è così staccato. Comunque è quello che fa, e quello lì è lo spirito inglese, cioè c'è un regolamento e la Formula 1 dal punto di vista del progettista è trovare quella piega del regolamento che non mi vieta di approcciarmi utilizzando un determinato design. Se prendete quel libro non c'è bisogno di essere tecnici, perché lui lo spiega in maniera molto molto interessante, qualcosina magari bisogna sapere. Voi vedete che lui è 30 anni, 40 anni che fa sempre la stessa cosa, dalla quando disegnava le macchine indie negli anni 80, adesso c'è Belotti che si lamenta, fino a quest'ultima, trovare le pieghe del regolamento. Noi culturalmente, e dico noi, così prendo dentro anche i tifosi, siamo alla stessa scuderia che nel 96, quando avevano introdotto, ve le ricordate, che poi ci sono sempre rimaste le fiancate, diciamo, nel cockpit a fianco del casco. Noi ce le avevamo enormi perché volevamo rispettare alla lettera il regolamento, e c'erano altre che praticamente non ce l'avevano, avevano una cosa così perché avevano interpretato in un altro modo. Quella roba lì da noi è sparita soltanto nell'epoca Ross Brown, Rory Byrne, Michael Schumacher. Jean Todt. Al limite, Jean Todt c'era però... già, Jean Todt, quando abbiamo fatto quella specie di cassa lì, c'era già, perché è arrivato nel 92. Sono stati gli inglesi, Ross Brown, che ha scritto un altro paio di libri, secondo me, pazzeschi su come vede lui la Formula 1, e Rory Byrne, che è sudafricano, ma è sostanzialmente è anglosassone. È quella la roba, è rischiare. E noi non rischiamo più. Vi ricordate quando ci hanno squalificato in Malese nel 99? Sì. Che poi siamo riusciti con una super cazzola incredibile a farci ridare la vittoria per poter lottare l'ultima gara. Te la ricordi, Piso, quella roba lì? Allora, ascolta, tu hai ragione al 100%, io la vedo come te. È quella la cosa. Ma noi siamo d'accordo da secoli. È quella roba lì. Poi c'è da dire una cosa vera, che la Ferrari, e questo l'avevo detto anche settimana scorsa, ha un problema di fondo, secondo me anche dettato dal fatto di budget cap. Il budget cap, inteso come budget cap, no? Il budget cap è uguale per tutti, come fai a essere un problema? No, però non è uguale per tutti, perché se tu consideri il personale, in quanto, allora, non sei in una lega come può essere l'NBA, che tutte le squadre dell'NBA hanno la stessa legislazione in materia di lavoro. Tu sei in una cosa mondiale dove tu considera, io ti faccio un esempio più semplice e stupido. Voglio acquistare Adrian Newey e metterlo a contratto con la Ferrari. La Red Bull ad oggi lo paga 30 milioni di euro. Alla Red Bull costa 30, 17, 20% sono 36 milioni di euro. Il progetto è fuori dal budget cap. Lascia stare, ti sto facendo un esempio stupido, ma qua il meccanico che cambia le gomme, il meccanico che cambia le gomme non ti fa vincere i titoli, però. Beh, no, dipende, perché adesso quest'anno siamo già a buoni livelli e gli altri anni magari dimenticava la gomma come nel 99 e perdo il mondiale. Adesso i due, te lo diceva anche V, i due che sono i due Red Bulliani che sono arrivati, li abbiamo presi. Stiamo a vedere, ragazzi, stiamo a vedere. No, per dire che il problema della tassazione sul lavoro c'è,
ma voglio dire, non influisce più di tanto sul budget no, cap. però io ti spiego un'altra Ma cosa. tanto il budget cap si può sforare, no? No, ma lascia stare sforare, Loris, però vi spiego anche una cosa, io che lavoro spesso con UK. Ad esempio, quant'è l'IVA in Italia per l'acquisto di materiale anche... Non c'entra, Piso, non c'entra, Secondo me perché una parte nella anche quello regola, fa conto. nella regola del budget cap c'è una voce che dice chiaramente che esiste quello che il concetto di fair price, cioè un prezzo che ha Al netto. senso. Quindi quella roba lì non c'entra col budget cap, Oh, allora non mi è hai risposto, applicabile. basta, vedi che abbiamo chiarito un dubbio che io avevo e tu me Non è l'hai chiarito. applicabile. Il budget cap non influisce sostanzialmente dal punto di vista del territorio, non influisce su nessuno, proprio perché c'è il concetto di fair price. Poi è chiaro che 20 ingegneri italiani ti costano di più di 20 ingegneri inglesi a parità di netto, e quindi sarà anche forse per questo che Ferrari è un team molto giovane, ma non è per questo che Ferrari è un team molto giovane di ingegneri. Lo sappiamo che il motivo è un altro, è il motivo che vogliono stare in Inghilterra. Comunque la Kimi mi ha dato un suggerimento, la mia gatta, in questo momento, guardandomi con aria sconsolata tipo... Mourinho sta impazzendo nel frattempo, se non gli viene un infarto in questi ultimi 5 minuti. La Kimi mi ha detto che le possibilità sono due, o Kimi Antonelli o Robin Raikkonen, per noi tifosi ferraristi. Quindi tu sei convinto però che forse i piloti c'entrano? Allora, in parte secondo me sì, e vi spiego le mie motivazioni, ma poi io aspetto con ansia il commento del Benji, che è come la Cassazione il Benji. Cioè il Benji, nel momento in cui il Benji dirà la sua, per me è Cassazione, quindi legge. Allora, giustamente l'ha citato prima Loris. Venerdì a un certo punto Verstappen ha detto: siete un branco di cretini, la macchina non sta in pista, o me la sistemate o andate voi in pista. Noi abbiamo avuto dei piloti che forse, grazie a Dio, Domenico ho sentito per la prima volta in 3 anni un team radio dicendo: siamo fottutamente lenti. Cos'è che ha detto Sainz? Siamo una roba del genere. Sì, ha detto una roba di questo tipo, sì. Però anche Leclerc, a cui io voglio un bene dell'anima, se nella... ha ragione, dopo la spiegazione di Stefano Linus, via hai ragione, però dopo stai facendo, la tua gatta si chiama così in onore di Raikkonen, certo è arrivata a casa mia il giorno che Kimi ha fatto la pole position a Monza nel 2018, pensavo fosse un maschio, poi mi ha scoperto che è femmina, meno male che non l'ho chiamata Bono, perché ero indeciso tra Bono degli U2 e Kimi Raikkonen, ho scelto Kimi. Che Bono, l'ingegnere di pista di... No, Bono è il cantante degli Mr. U2. Bonington. E quindi ti dico, stavo dicendo, cioè sai che sei sul giro lento, è casa tua. Che cazzo stai in mezzo al tunnel per Bacco? Cioè un po' di attributi, anche loro due dovrebbero un attimino tirarli fuori. Su questo hai ragione. Anche lì probabilmente un pilota con una certa esperienza e con dei titoli mondiali vinti, come poteva essere Vettel, Kimi, Alonso stesso, che non amo, premesso quello che non amo, però a un certo punto va dal meccanico, dall'ingegnere di pista e dice: oh Ciccio bello, hai finito di rompere le scatole, di farmi far danni. Qua comunque loro si rivolgono, è la prima, quando è l'ultima volta che non c'erano piloti che avevano vinto un mondiale sulla Ferrari? Era il 95 con Alesi e Berger, perché nel 96 è arrivato Schumacher che aveva vinto un mondiale. No, nel 2007 con Raikkonen e Massa. 2007 con Raikkonen e Massa, scusami, vedi che poi l'abbiamo vinto e Raikkonen è diventato campione del mondo. Però un campione del mondo anche nei confronti di un ingegnere, secondo me, ha un peso politico diverso da un ragazzo che, a me quel ragazzo lì mi fa tristezza su certi aspetti, perché ha un talento enorme. Ma però non ho capito, cioè, qual è il punto del fatto che Leclerc non si è lamentato con... Che secondo me alla Ferrari serve anche un pilota di esperienza che ha già vinto mondiali, per dare un po' di pressione al box. Ecco, tutta la mia filosofia era relativa a questo. Doris? Ma che, come ci siamo detti settimana scorsa, vediamo tutti un po' bene Hamilton in Ferrari. Però chi è che c'è che ha vinto il mondiale adesso? Alonso, Hamilton? Eccovi che ha riportato quello che dicevo io. Alonso, Hamilton e Verstappen,
Alonso, Hamilton e Verstappen, sì. Non c'è nessun altro che ha vinto mondiale adesso. Quindi no, io più che pressione, nel frattempo il Benji dice la Mercedes, le innovazioni sono solo per collaudare la vettura del 24. Quello che dicevo io. È una vettura laboratorio. Laboratorio. Quello che avremmo dovuto fare noi l'anno scorso, dicendo, Esatto. Però attenzione che lì c'è la questione budget cap, perché non è che puoi portare aggiornamenti tutte le volte. Quindi, Hai letto il commento di Toto Wolff sulla domanda sul balance of performance? Quello sì che io sono per il balance of performance, nel senso che ormai è sdoganato in tutti gli sport motoristici, quindi quello in modalità classica, parlo del perché poi lo dicevano snaturi un po' la Formula 1, ma non credo che abbia bisogno abbiamo bisogno del balance of performance per non essere la stessa Formula 1 di 20 anni fa. Allora, è completamente diverso. Secondo me la questione è questa, cioè questo mondiale qua è ovvio che se glielo chiedi ai costruttori dicono non lo vogliamo. Però cosa facciamo? Andiamo avanti a vedere questi qua hanno vinto 22 delle ultime 25 gare, se non mi sbaglio. Dall'inizio del 2020. No. C'è in mezzo 5 Russell, Sainz e Leclerc e basta. Sì, poi le hanno vinte tutte loro. 22 delle ultime 25 gare. 5 non ne hanno vinte. 22 delle ultime 25 gare. Vabbè, poi come si sono presentati in Australia. Ora, cioè, io posso anche capire che a domenicali piuttosto che alla FIA non interessi, perché tanto c'erano i circuiti pieni. Però questa favola qua va avanti poco se continua a essere così per i prossimi 2-3 anni. Quindi prima o poi un qualcosa per ravvivare bisogna trovarlo, e visto che tutti gli sport motoristici, esclusi Formula 1 e MotoGP, perché anche Superbike c'è il balance of performance, c'è la WEC, c'è la WEC dove ci sono dentro costruttori, se vogliamo anche più storici, perché c'è dentro Toyota, c'è dentro Peugeot, c'è dentro Ferrari. Porsche, c'è dentro Ferrari. No, Audi non c'è più. Audi non c'è più, ma quando c'era il balance of performance. Andrebbe pensato. Aspetta, però vi sta mettendo l'intervista di Toto Wolff, che però dopo aggiunge, e questo non deve essere cambiato, ovviamente se tutti rispettano il budget cap. Questo ha detto poi alla fine. Ovviamente, ma il problema però le penalizzazioni alla Red Bull cosa hanno portato? Tu non puoi togliere i test, fare meno prove libere perché vuoi fare più sprint race, non penalizzare chi sfora il budget cap in maniera pesante e non mettere il balance of performance. Cioè, se tu decidi che non fai test, fai meno prove libere perché vuoi mettere più sprint, e chi ruba, lo dico piano, però viene penalizzato con un buffetto, tu devi mettere il balance of performance, perché altrimenti gli altri non hanno modo di recuperare. Cioè, se no, non è meritocrazia quella, non è meritocrazia quella roba lì. Non è meritocrazia. E detto questo, la Toyota vince anche col balance of performance. L'abbiamo visto, stiamo vedendo quest'anno nel WEC, vince tranquillamente. Quanto manca Le Mans? 2 settimane, tra 2 settimane, Dovrebbe essere il 12. 12. Sarà molto divertente. C'era un'altra cosa che faceva vedere che è scritto V, che ovviamente come sempre è in cannissima. Lui è proprio bellissima l'immagine di Newey che prende appunti anche sulla Mercedes. Adesso lo dico, cazzo, Newey è quasi sempre sulle piste. Quello ha ragione, arriva bene quindi per te. Ora non abbiamo un direttore tecnico ufficiale, però abbiamo l'head of performance, l'head of chassis, l'head of... Ma voi li avete mai visti girare per la griglia e prendere appunti? Ma li avete mai visti in pista? No. Quindi forse ha ragione, arriva bene che ci mancano dei pistaioli. Il netto del pistaiolo, no? C'è di gente che va lì e studia.
Adesso mi domando se, visto che ci sono le foto dei fondi ovunque, almeno proviamo a copiare come aveva fatto forse non era ancora Aston Martin all'epoca, quando era ancora già Force India, no, Racing Point. Racing Point rosa, che aveva clonato la Mercedes. Anche lì lascerei stare. Però questa roba qua è quella roba lì, quella cultura di dire vado in pista, studio, invece che dire no, il nostro progetto Vogliamo va bene. parlare di una cosa legale sulla Aston Martin? Dobbiamo, va bene. No. Legale in che senso? Guarda. Legale, quando tu non vai al peso non dovresti prendere una squalifica, quando tu vai più forte in pit lane non dovresti prendere una penalizzazione. Sì, ma sono comunque più forti di noi, Piso, al netto del peso. Sì, certo, per l'amor di Dio, ma questo lo dico da me. È più forti di noi Alpine a domenica scorsa. Nettamente più forti di noi, anche Alpine. Anche Alpine è più forte di noi, ragazzi, è impressionante. Cioè, poi anche lì un pilota con la green. Adesso possiamo dire quello che vogliamo, però a me piace Ocon e sapete che io ho una predilizione per Ocon. Però in fin della fiera ha avuto le palle di tenere dietro comunque Sainz. I nostri piloti mi sembravano un pochettino... Non ci voleva molto. Però cavoli, cioè ci ha messo la grinta, è arrivato terzo rispetto a un, com'è che lo chiamano sulle reti famose, il milanese Gasly, che ha vinto una gara per sbaglio e l'ha tenuto cioè questo è arrivato a podio con una macchina indegna. Cioè, dove è finito Loris? Cioè, deve fare una roba, torna. Ma di chi è la macchina indegna? L'Alpine in quel momento lì, cioè, no, secondo me è più forte della Ferrari ad oggi. Quindi non è indegna, cioè sta diventando la quarta forza Alpine. Noi stiamo diventando la quinta, pensa un po' come stiamo messi. Quindi attenzione bene che di nuovo è più la macchina che il pilota, secondo me. Poi ha fatto una bellissima gara, L'ha detto anche Mazzola Race Anatomy, che mi è piaciuto molto quello che ha detto, che io mi ricordavo ai tempi di Monte Carlo, quando i piloti della nostra generazione tipo Senna, Schumacher davano 1,5 secondi al giro in qualifica, quando c'era ancora la qualifica che durava un'ora. Se ci ricordiamo, adesso erano tutti attaccati a 1/10, vuol dire che fa molto anche la macchina. No, fa solo la macchina. Vabbè, io sono stato un po' più democristiano. Fa solo la macchina, ma l'epoca del pilota che da mezzo secondo all'altro non c'è più, ma esatto. per un motivo di matematica e fisica. Cioè, se tu hai delle vetture che ti permettono di frenare tra gli 80, i 70, i 65 metri prima di una curva, di accelerare molto prima rispetto a prima, non c'è il margine per fare la differenza, e questa è una bella cosa che hai tirato fuori Piso. E faccio una citazione di uno sportivo che non c'entra niente con la Formula 1, ma che dice una cosa che in realtà è assolutamente legata a quella che dicevi tu. Adriano Panatta, indimenticabile campione del tennis italiano, in una bellissima serie che c'è su Sky, ha girato per mesi su Sky, sulla nazionale italiana sulla squadra italiana di tennis, che ha fatto 5 finali di fila di Davis, no? Vincendone una soltanto, però vabbè. Ad un certo punto, quando racconta la sua parabola discendente, è stato il numero 4 al mondo Adriano Panatta, non proprio il più alto italiano al mondo. Il più alto italiano, ha vinto Roland Garros, ha battuto tante volte Borg, ha battuto Gerulati, insomma, è molto più avanti di come Sinner o Berrettini adesso, no? Lo sappiamo, però magari per i giovani. Lui dice, a un certo punto io sono calato perché è successa la stessa cosa, diceva a McEnroe poco dopo, qualche anno dopo, perché il talento ha bisogno di tempo. Lui cos'è che intendeva dire con questa cosa? Che quando lo sport del tennis è diventato super fisico, con delle racchette che ti permettevano di tirare la palla molto più forte, quindi scambi molto accorciati, quindi meno tempo per poter
avere la genialità di pensare a un colpo diverso rispetto a un altro, ti faccio questa cosa, ti faccio una finta, perché ovviamente comprimendo i tempi c'è meno tempo. Il talento viene fuori meno e sono arrivati i giocatori fisici. Io dicevo, ad esempio, McEnroe si è ritirato perché è arrivato Becker che tirava molto più forte. E poi è arrivato Ivan Lendl, se vi ricordate. Esatto. Quindi, e adesso sono dei cyborg. Però l'ultimo, sai chi era, sto tornando al tennis, che fisicamente aveva vinto gli US Open, ma fisicamente non era forte? Michelino Michael Chang ha vinto anche Roland Garros. Michael Chang. E se ci pensi è la stessa cosa, perché in Formula 1 all'epoca anche di Senna, quando corrono a Monte Carlo fanno sempre vedere il famoso onboard camera di Senna nel 90 che cambia col cambio manuale, ma tu c'hai il cambio manuale, il freno, e loro non frenavano col sinistro all'epoca, col destro. Quindi, perché aveva la frizione. Aveva una frizione e giravano a Monte Carlo in 1.27, 1.25, adesso fanno 1.11, ma la pista è la stessa, cioè quando tu giri 14 secondi in meno. Ma anche Monza, che c'è solo la prima variante in più, cioè è assurdo, quanto si è ridotto, così era 1,27 Monza. Quando comprimi così tanto ed è la macchina che ti fa comprimere, ma è un po' il dilemma. Non c'è spazio per il talento del pilota. Comunque, se tu sommi questo a tutta un'altra serie di fattori, il dilemma della Formula 1 nel 2023, quando tu dici la Formula 1 spettacolo, no, preferisco la Formula 1 prima, ma non esiste più quella Formula 1 prima. Non si può più ma correggetemi che voi siete più bravi di me, ma tipo Mansell è arrivato in Formula 1 a 26 anni, adesso a 26 anni sei dentro da 10 anni in Formula 1. Vabbè, ma lì Loris è come però adesso questi a 1 anno e mezzo sono lì, sono costruiti per guidare la macchina di mestiere. Le macchine, mi ricordo, c'erano Gran Premi che finivano con 6 macchine tutte rotte. Adesso non se ne rompe una, cioè solo la Ferrari a volte. No, per noi ci rompiamo, però no. Però noi abbiamo perso un mondiale che a me rimane sempre... di motore perché se no rompiamo. Però noi abbiamo perso un mondiale e Stefano lo sa, di cui io sono rimasto segnato profondamente, perché poteva essere l'italiano che tornava a vincere il mondiale per colpa del carburatore. No, cos'è che era il carburatore? Cos'è che era Alboreto che ha perso il mondiale? No, le turbine che Enzo Ferrari non ha mai voluto comprarle dai tedeschi e continuava a comprarle dagli italiani. E quella fu... Però se tu sommi il discorso che sta facendo giustamente le macchine che non si rompono, i piloti che non fanno più un errore, e comunque è anche, tra virgolette, non è difficile come prima e quindi magari sei meno portato, però lo vedi che se sbagli ti giri, se sbagli sei a muro, e non ne fanno più perché sono praticamente quasi tutti perfetti. Se tu sommi questo, poi ti trovi una federazione che deve fare delle cose per rendere più, non dico più spettacolare, che non so se poi l'obiettivo è quello di essere più spettacolare, magari è essere meno prevedibile. O combattuto quantomeno, per creare del combattimento. Perché che comunque in questo anno e mezzo non sta funzionando. Se tu parliamo di mondiale combattuto. A proposito dei piloti che non fanno mai errori, vedete in questa immagine, Checo Perez. In realtà poi quando fanno gli errori li fanno clamorosi. Leclerc la mette a muro nei cittadini tendenzialmente, e Perez, che in realtà nei cittadini era andato molto bene, ha fatto una cagata sabato. Lo so, io pensavo a un certo punto che avessero sabotato una macchina, invece è andato proprio a muro lui. Ma perché tu hai sempre detto questa teoria del complotto, sempre con tutto, ma in realtà dai, sai che cosa hai sentito cosa ha detto Christian Horner, Piso? No. Lui è convinto che Perez si sia distratto nel guardare l'Alpine che usciva dalla corsia box per cercare, perché rischiava di trovarsela come dire in mezzo alle balle nel suo giro migliore. E pare, secondo lui, ha proprio perso il punto di frenata perché si è distratto, perché lui dice è arrivato talmente più veloce che è come se avesse frenato 50 metri dopo. E sai che non è male come teoria, secondo me. Guarda, lui stava sorpassando. No, nessuno. C'era l'Alpine che usciva dalla corsia box a Santa Devoto. Ma non stava sorpassando anche
No, è che lì sembra che sorpassi, perché la corsia box in realtà è lui è lì che dice, secondo me lui si è preso male, ha cominciato a dire no, cazzo, e ha perso il... Ha perso così è un errore un po' da pirla, però. Bah. Perez, ti dico l'onesta verità, è stato un miracolo secondo me che ha vinto 2 Gran Premi. Cos'è che ha vinto? Saudi Arabia e Baku? Miami ha vinto. Miami. Perché comunque quell'altro è un cannibale vero. Sì, ragazzi, quell'altro è un cannibale vero. Quindi secondo me ha già fatto la stagione, lui l'ha fatta, nel senso, gli auguro a Perez, a cui voglio bene, è un pilota che vabbè a me non fa né caldo né freddo, però mi sta simpatico, gli auguro di vincere Mexico City quest'anno, perché si toglie la soddisfazione di vincere in casa, però contro quell'altro chiunque schiatterebbe. Attenzione, perché in Spagna Loris, cioè, se vuole avere ancora voce in capitolo, deve fare un super weekend. E spero che quell'altro rompa, però. Non è 39 punti, però. 39 punti di distacco, abbiamo fatto il calcolo. Può arrivare, ti dico un segreto, può arrivare secondo in 5 gare. 5 gare, bravissimo Loris. Cioè, un altro cannibale, ragazzi. 39 punti da recuperare su Verstappen sono tantini, signori. Cioè, però a meno ovviamente di un ritiro. Non è impossibile, ma deve succedere qualcosa. Deve succedere una penalità. Cioè, non deve finire una gara Verstappen. Comunque, in 2 dirette consecutive posso divagare in altro? No. No, non posso? Dipende. Allora, io volevo salutare i ragazzi che quello sabato... sì, puoi farlo. Aspetta che ti metto grande, se no non si vede. Che sabato hanno finalmente riaperto a Riccione la stagione con 2 settimane di ritardo, perché ci sono stati vari problemi. A Misano, Riccione Misano, il Calipso. E quindi li saluto vivamente perché ci seguono, soprattutto i ragazzi dell'hotel. Io non ho mai capito se tu prendi dei soldi quando fai ste marchette. No, non le faccio queste marchette, no, non prendo dei soldi, ma li voglio bene perché cioè, per me la Romagna è un porto sicuro dove mi riposo e mi rilasso, e mi hanno mandato un video che hanno riaperto e gli siamo mancati perché ci aspettavano per il Gran Premio di Imola, e quindi insomma la cosa che mi è dispiaciuta di Monte Carlo è stata quella che l'Alfa Tauri, che è sempre comunque la vecchia Minardi per noi anziani e boomer, non è potuto andare a punti con uno Tsunoda eroico che ha disfatto i freni, ha fatto di tutto di più. Si sarebbe meritato qualche punto in classifica, e quindi spero che lo spirito romagnolo venga anche portato un po' più in su in Emilia verso Modena con questa grinta, per poter fare magari Barcellona in maniera degna, ecco. A proposito di Barcellona, vado da Loris, gara di casa di Sainz, vado da Loris perché so che poi il peso nella sfida Sainz-Alonso si scalda, quindi lo lascio per ultimo. Perché anche negli ultimi 2 anni, ma anche prima, era la gara di casa di entrambi, no? Fernando e Carlos. Però negli ultimi anni, siccome Alonso aveva in mano più o meno dei catorci, era un po' Sainz che aveva gli occhi puntati addosso, e non ha mai brillato tantissimo in casa. Adesso c'è il problema che Sainz si ritrova con la Ferrari in difficoltà, ma che porta le novità. Quindi c'è la pressione di, come dire, portare a casa un risultato migliore, perché abbiamo veramente toccato il fondo, come diceva il Benji e V. Però Alonso con un Aston Martin così, al netto che deve succedere qualcosa a Red Bull, ma un pensierino ce lo può anche fare a questo punto. Ma tra i due io non ho dubbi. Per me Alonso. Cosa non hai dubbi? Sul risultato? No, non ho dubbi su chi può gestirla meglio, cioè su chi gestisce meglio la pressione. Poi messo che, ripeto, questi nascono così e hanno psicologi, counselor motivazionali, eccetera. Però se dovessi scommettere €1, lo scommetto su Fernando. Però volevo fare un passo indietro su Monaco. Cosa ne pensate voi
poi delle 3 finte Ferrari. Per poi andare a pittare così. Cioè, per me è stato incomprensibile. Per poi non fare strategie differenti, per non provare nulla. Bruciavano le Vado io gomme. perché sennò il piso si scalda, lo lascio per No, ultimo. no, te lo dico io, bruciavano le gomme. Sapevano che stavano distruggendo le gomme e ci hanno provato a mettere in inganno gli altri. Sempre. Secondo me io la vedo così, niente di più. Cioè, hanno tentato qualcosa di diverso, cercando magari di far cascare, di buttar l'amo nei confronti dell'Alpine o di altri, ma sapevano che dovevano pittare prima loro per motivi di degrado. Ci hanno provato. Che poi potevi pittare in modo diverso, differenziando. Lascia stare, ha sbagliato anche la Aston Martin, ha sbagliato altre, lì non gli do colpe sul giro di pit con l'acqua, non gli do colpe. Quello, come l'anno scorso, mi alzo le mani su quello, cioè nel senso che dico più che altro che loro, quando hanno visto che sia Sainz che Leclerc erano in difficoltà con le gomme, hanno cercato di fare il gioco delle 3 carte e dire buttiamo fuori i meccanici, vediamo se ci cascano e facciamo l'overcut in quel caso lì, cioè nel senso stiamo fuori, gli mangiamo qualcosa. Uno potevi differenziarlo perché poi ti sei trovato con Sainz dietro a... Però anche Leclerc, Porello, non stava più in pista e si vedeva, cioè il cliff era stato, Stefano ha fatto un lavoro enorme nel tirare fuori la telemetria, si vedeva che c'è stato un cliff nella bianca di Leclerc incredibile, non poteva star fuori, si ammazzava sto ragazzo, non poteva. Ma il punto è proprio lì, il punto è che noi abbiamo pittato molto presto con Carlos. Sì. Molto presto. Molto. Troppo. Comunque abbiamo torniamo pittato presto con Carlos perché in Ferrari sapevano perfettamente di non avere il passo degli altri. Ma lo sapevano. Cioè, quelle robe che abbiamo fatto, anche il doppio stop sotto l'acqua, e siamo stati gli unici questa volta a farlo, in altre occasioni ne hanno fatte altri team. È il segnale che si cerca di provare a scombinare un po' le carte. Carlos Sainz l'anno scorso a Silverstone ha detto: la smettete di inventare cose un po' a caso, e arrivi ad inventare quando tu sei certo che non puoi giocartela in alcun modo coi tempi, col passo, diciamo così, su gara. Beh, lui è il più lucido dei due. Sainz ha pittato molto prima, ma ha pittato molto prima perché già stava andando in crisi con le gomme. Sainz era in crisi con le gomme più ancora di Leclerc. Perché? Perché era dietro Ocon, stando dietro Ocon, per tenere il ritmo di Ocon, un po' di aria sporca sicuramente che aiuta a far diventare una frittata le gomme, l'ala anteriore danneggiata sicuramente non aiuta, e soprattutto non avendo il passo per stare dietro Ocon ma provandoci, hai distrutto le gomme. Qual è il risultato? Perché tu hai detto una roba interessante prima, Piso, e mi aggancio a quella. Guarda, questa cosa qua è pazzesca se ci pensi. Tu hai detto all'inizio dell'anno, noi l'anno scorso non friggevamo mica le gomme. Non friggevamo le gomme. Ma sai perché non friggevamo le gomme? Mica perché la vettura era migliore. Non friggevamo le gomme perché eravamo noi a dettare il passo. Noi partivamo davanti, la Red Bull aveva problemi di peso, loro ci inseguivano, noi facevamo il passo nostro. Quindi noi non friggevamo le gomme per quello. Siamo andati in crisi con le gomme a Imola, a partire da Imola e Miami, perché Red Bull ha fatto lo step e c'è stata davanti. Quando tu segui, devi provare a tenere il passo degli altri, mandi a remengo le gomme. Le gomme. Noi a Monte Carlo è la stessa cosa. Sainz prova a stare incollato a Ocon perché vede, ma Ocon, l'abbiamo fatto vedere anche nel video, è stato 2 giri più veloci di Ocon. 2 giri, che è stato quando poi ha provato l'attacco, poi basta, sparito, e manda in crisi le gomme. Ma il problema è che mandi in crisi le gomme che devono durarti 50 giri. A quanto ha pittato Sainz? Al 30°, una roba del genere. 31°. Cioè è poco più di metà della durata indicata da Pirelli.
quello è il segno che sei talmente certo di non potertela giocare che dici io adesso pitto e vediamo cosa succede col tempo, con le safety car, tutto quello che vuoi, Stefano, però hai detto probabilmente è quello. Comunque torniamo. Però, ragazzi, Posso fare la battuta e buttarla in cacciara? è la tua specialità, quindi Carlos prego. e Fernandos, anch'io Sì. scommetto €1 su Fernando, perché c'è sempre un amico che va a muro e mette la safety car nel momento giusto. Ancora questa storia. Non mi passerà mai, è l'unico pilota della storia della Formula 1 che ha mandato il compagno a muro per vincersi un gran premio e lo portate tutti. Ti viene in soccorso il Benji. Cioè lo portate tutti in braccio e in croce come se fosse un santo ed è uno, no, io e te Stefano, ma tipo quello sotto dalla schermata, un altro Alonso è l'unico pilota al mondo che per vincere un gran premio di Pip ha buttato Nelson Piquet Junior a muro insieme al suo compagno di merende Vanni e Pacciani. Cioè basta, diciamo le cose come stanno. È uno di quelli che sono tutti chierichetti i piloti di Formula 1. Ho capito, però io non conosco uno Andiamo a vedere dietro, dai. Uno che era un grandissimo stronzo come Schumacher, il compagno di squadra non l'ha mai mandato a muro. Beh, ha mandato a muro un paio di avversari, però. Ma gli avversari non me ne frega, ma il compagno dire vai a muro perché devo fare la safety e fare il pit e vincere un gran premio. Quindi per me resta. Guarda, io però Piso, sai quanto io sono innamorato di Schumacher tuttora, però io ero presente insieme al viandante bulgaro che è mio zio, Jerez della frontiera, viandante bulgaro di Race Anatomy, è mio zio, lo possiamo svelare. Ero presente in Austria nel 2003. Il famoso trenino. Fu il famoso fattaccio di Barrichello che nemmeno all'ultimo giro, negli ultimi 100 metri, rallentò per far vincere Schumacher. E tutto il circuito fischiava, compreso il sottoscritto. È tanto diverso da dire nel segno Piquet schiantati contro un muro. Non è tanto diverso. Sì, perché non metti comunque a repentaglio la vita di un... Cioè, lì anche l'ha fatto Bottas con Hamilton, l'hanno fatto in tanti altri. È la stessa cosa. No, buttare a muro una persona per mettere fuori una safety car. Buttare a muro, si è buttato lui a muro, Sì, ma è uscita una safety car apposta, ragazzi, è diverso, no. Guarda, lì non ha messo una safety car per far vincere Schumacher, gli ha detto vai, passa e vinci. Allora, se Piquet era davanti e fa passare Alonso, ti dico, hai ragione. Ma però in questo caso no, è completamente una dinamica diversa. Resta quello, vabbè, parliamo di altro. Sì, grazie. È la stessa roba e veramente non possiamo tirarla fuori tutte le settimane. E non è riuscito a sorpassare Petrov, è arrivato 12esimo a Spa quando piuttosto parlo di Alonso e Petrov. Non ha sorpassato Petrov, ragazzi. Piuttosto parlo di Alonso e Petrov. Ma detto questo, ripeto, non mi sta partendo. Ma domenica è favoritissimo Fernando, secondo me vince domenica. Domenica è favoritissimo Verstappen. E poi vince Fernando domenica. E adesso vediamo perché. Secondo me Aston Martin può avere problemi in gara più che in qualifica. Adesso vediamo perché. Ma guardate che a Monte Carlo Alonso ha fatto un giro da paura. Quasi più da paura che quello di Verstappen. Perché Verstappen ha fatto una magia in 500 metri. Ma c'è un jolly per te, Stefano. Nel T1, cosa? C'ho un jolly per te, Stefano, per far ridere tutti. Fino al tunnel, Alonso ha fatto una cosa che... Anche secondo me la magia è di Alonso, nonostante la pole di Verstappen. Perché poi comunque vedevi anche tutte le prove libere, come era precisa e quanta confidenza c'era sulla Red. Lascia stare la prima, ma la seconda e la terza la Red Bull era precisissima, quindi ti butti alle piscine meglio. E invece gli altri due non ci mette anche Leclerc, perché anche con la macchina che aveva arrivare. Comunque vorrei farvi vedere lo scambio di messaggi di sabato durante la Q3. Alonso no, ti prego, Alonso no. Io gli scrivo a Stefano queste testuali parole. Però poi un conto è il tifo, ma è un conto poi che bisogna essere obiettivi, cioè che a me sta sui coglioni, perché però non c'è il press, ma faccio il press di turno. Secondo me il giro vero e figo, oltre a Verstappen,
più che Alonso che aveva una macchina piantata a terra, l'ha fatto veramente. Leclerc ha fatto un numero sabato, mattendola lì a 1/10 incredibile con quella macchina lì. Sicuramente anche Leclerc ha fatto un ottimo... Ha fatto un giro incredibile. Era dire questo, perché io dico Alonso, perché Leclerc in qualifica è sempre andato forte. Sì, è vero, Alonso non è mai andato forte. Alonso in qualifica è una pippa. È arrivato 12° a Spa quando doveva vincere il mondiale. Esatto. Cazzo, ma sabato ha fatto una roba cioè sabato ha fatto una cosa che non è abituato a fare in qualifica. Vero, verissimo Stefano, c'è ragione. Su quello chapeau, quello chapeau. E io infatti ho detto, ma che cazzo sta facendo questo qua? E a me è questo che preoccupa. A me è questo che preoccupa, ma prima di arrivare alla ball prediction del perché secondo me Aston Martin andrà bene in qualifica, ma sulla gara ci sono dei problemi. Comunque, ragazzi, volete ridere un attimo? C'è chi no, dorme. Perché siamo già a 1:26. C'è chi dorme. Cazzo. E domani a 7:30 devo essere operativo. Non dico dove, non lo posso dire. Però abbiamo detto di Ferrari con gli aggiornamenti, Loris, che, come dire, ci aggrappiamo pance, fondo, sospensione posteriore. Ma in realtà c'è pure Mercedes che si aggrappa, lo mettiamo in questa slide, agli aggiornamenti, perché loro hanno portato gli aggiornamenti a Monte Carlo. I piloti hanno detto, ma fanno pure un ottimo risultato perché comunque ci sono arrivati davanti. E poi ci sono arrivati davanti perché magari noi... perché poi, non dimentichiamoci, se noi non facciamo la cagata con Norris, probabilmente terzi arriviamo noi con Leclerc, Perché? Poi passaci, vabbè, ok, al netto di eventuali cagate di box, però il trenino arrivi terzo. Però Mercedes ha ottenuto un buon risultato, ma è questo il weekend, lo dico piano, è questo il weekend. Sì, è questo qua il weekend, e quindi secondo me anche in Mercedes sono lì che dicono questo weekend è la verità. Sì, che tra l'altro Monaco non sono andati così male, anzi secondo me sono andati anche molto bene. Cioè, l'hai visto quanto conta avere l'assetto, quanto conta avere la confidenza, cioè ce l'ha insegnato la Ferrari con le 3 settimane per Baku, quanto conta, e loro sono arrivati mettendola in pista subito abbastanza bene. Con un fondo molto interessante, si vede nell'immagine, Piso, lo vedi il fondo? Adesso io provo a fare una roba che io l'ho visto dall'alto, cioè nel senso con la foto forse famosa che è uscita. Non so se vedete la mia arrow qua, però si vede sotto la scritta Petronas c'è una branchia. Ha destato molta curiosità. Guarda, ti dico l'onesta verità, a me è impressionato molto come è venuto su Russell, che è l'unico che... Quant'è che partiva? Che non mi ricordo. Decimo o nono, sì. Ottavo, quello che è. Comunque è arrivato quarto, quinto, cioè è venuto, con la netto delle penalità è venuto su molto bene in una pista difficile. Quindi secondo me la Mercedes sta trovando la quadra e l'anno prossimo secondo me la Mercedes c'è. Ed è il motivo per cui non viene... Russell è partito ottavo e è arrivato quinto, perché quarto è arrivato Hamilton. Quindi ti dico, a me è piaciuto molto, cioè nel senso l'ho visto venire su bene e secondo me l'anno prossimo loro potrebbero essere veramente i contendenti. Vediamo come vanno questi aggiornamenti, perché poi... Però devo essere onesto, mi è impressionato. Mi è impressionato. La cosa giusta la diceva il Benji, no? Grande saggio, che diceva alla fine è quasi una vettura laboratorio per l'anno prossimo. Ma è quello che dicevo anch'io, dovremmo farlo anche noi. Se questa roba qua comincia ad andare bene a Barcellona, lo diciamo da sempre, chi va forte, l'abbiamo detto 7 volte stasera, chi va forte a Barcellona rischia di poter andare forte ovunque. Occhio a Mercedes. Occhio a Mercedes. Occhio a Mercedes, perché... E domenica è un bel banco della verità. Io li ho visti bene, Perché, signori, perché
e così poi partiamo con le bold prediction. Io non sono così convinto. Aston Martin seconda forza del mondiale, Mercedes in questo momento anche in classifica la terza forza, perché davanti a noi siamo quarti in classifica costruttori e siamo sesto Sainz nella classifica piloti e settimo Leclerc nella classifica piloti, quindi siamo quarti in classifica costruttori, sesto e settimo nella classifica piloti. Attenzione ad Alpine, perché Alpine ci è stato davanti anche a Miami, non dimentichiamocelo. Alpine era davanti a noi sul passo gara anche a Miami, era davanti a noi sul passo gara anche a Monte Carlo, quindi noi siamo veramente all'ultima spiaggia. Occhio a McLaren. McLaren pian piano sta risalendo. Occhio a McLaren. Solo McLaren e poi possiamo andare a casa. C'è il punto del tracciato, not so new track layout, perché in realtà poi, se vogliamo, adesso io non so come andare indietro. È un comeback. Visto che esatto, che siamo in una situazione complicata oggi, è un comeback, tant'è che addirittura non abbiamo il dato dell'app record, perché siamo tornati al vecchio layout, quello del 2006, dopo forse fino al 2007, non ricordo, già 2008 sono sicuro era cambiato. Il 2007 è l'ultimo anno. Piace molto di più così. Io non ho mai digerito il terzo settore di Barcellona, nemmeno la Ferrari peraltro, mai digerito il terzo settore di Barcellona del layout che c'era fino all'anno scorso, segata via con la chicane ignobile, con la curva 11 che era molto più 11, fammi vedere, 13, scusate, la curva 13, quella, la penultima, molto più stretta, che poi portava in discesa con la chicane e noi perdevamo tutto il vantaggio che ci costruivamo prima negli altri settori. Ora, Aston Martin ci fosse stato quel terzo settore, secondo me, ragazzi, quasi contendente alla vittoria. Così il terzo settore diventa piuttosto veloce, perché le ultime due curve, l'ultima curva è una curva a cannone, voi ve la ricordate? C'è un famoso incidente di Luca Badoer nei test con la Ferrari che aveva rotto l'ala anteriore perché stavano provando un attimo così e si è schiantato. Diventa molto veloce, però se diventa molto veloce il rettilineo, che già è lungo, già è veloce, rischia di essere molto penalizzante per Aston Martin, che sulla velocità di punta un pochino soffre. Quindi attenzione a Mercedes, secondo me, come seconda forza a Barcellona. Dovessero essere confermati come positivi gli upgrade. E noi siamo la grande incognita. Imprevedibile. Per noi è imprevedibile. Perché, Loris, ti dico questa cosa, non so se ti ricordi, quando abbiamo fatto un po' di analisi nelle prime gare, avevamo fatto vedere che noi rispetto all'anno scorso adesso in velocità di punta siamo quasi Red Bull. Siamo andati a pagare in quelle zone in cui eravamo forti. Curve media velocità di appoggio dove la F175 andava forte. Se, e già partendo col se, Piso vale tutto, se gli aggiornamenti riuscissero a sistemare la questione carico, perché sono pancia, fondo e sospensioni, quindi carico ma anche grip meccanico, magari potremmo trovare nel campo delle ipotesi, cioè delle assumption più assurde, però potremmo veramente finalmente arrivare alla filosofia della SF23, che è più velocità di punta, perché finalmente riusciamo a ottenere un carico più dal fondo che da altre, come dire, componenti. Serve la sospensione per poter far girare la vettura più bassa e ottenere il carico dal fondo. Però di nuovo intorno a quello giriamo, cioè qui abbiamo la riprova, e con questo layout in un certo senso abbiamo un piccolo assist rispetto a quello dell'anno scorso. Che ne pensi? Ma noi portiamo la posteriore, giusto? L'anteriore rimane identica? Sì, perché l'anteriore abbiamo fatto, credo, un mini step a Baku, se non mi sbaglio, e la posteriore perché... È quella che brucia di più, sì. No, sì, e poi c'è come dire, la questione... noi non abbiamo il problema di Mercedes che aveva il problema sì, è che Mercedes è esatto.
No, mi stavo Aveva il confondendo dive, con no? Mercedes sulla posteriore anteriore. Noi avevamo il problema Poi sulla lo vedi posteriore. veramente se è risolto domenica a Barcellona, non a Monaco. Assolutamente. Guarda, non lo so, speriamo, te lo dico da Dublino venerdì. Stavo facendo una cosa. No, ti dico che te lo dico dopo la FP2 da Dublino venerdì, ti scrivo. Non vale così. Allora, ragazzi, io ho visto veramente domenica, sono ancora arrabbiato e mi deve passare. Cioè, nel senso che domenica ho visto veramente una scuderia in preda a se stessa e non lo so, speriamo, obiettivamente mi ritrasformo nei panni del tifoso e vi dico funzionano gli aggiornamenti e non vinciamo perché siamo ancora distanti, ma siamo lì a lottare, dai. Poi ho visto il meteo, non piove, se no poteva essere bellissima una gara come il 96 che va ricordata per tutti noi. Barcellona 96 è stato qualcosa, un capolavoro incredibile. Però, beccati questa chicca. Barcellona 96 sono tutti convinti che aspetta perché Benji se me no è Mi devi dare una mano tu. se me non è il Giro se me non ho il Giro all'erede l'ira una carriola, questo è quello che dice. Sì, ho capito, come se mia nonna aveva le ruote era una carriola. Esattamente, questo è quello che dice. A Busto Arsizio. Dialetto bresciano. No, questa è una chicca, però guarda che ha senso, Barcellona 96, grandissima vittoria di Schumacher sotto l'acqua. Tutti dicono, minchia, Schumacher sotto l'acqua, vabbè, super campione. Vero, ma si dice negli ambienti informati che Ferrari quell'anno correva con un dispositivo tale per cui durante la pioggia riusciva a gestire trasferimenti di carico, che sono è la parte difficile della fisica della Formula 1 quando piove, perché ovviamente col trasferimento di carico, essendoci la pista bagnata, scivoli. Pare che avesse una sorta di sistema meccanico idraulico che andasse a come dire a smorzare questi trasferimenti di carico, e quindi in realtà, cioè, è vero di nuovo la grande componente umana di Schumacher, ma già lì grande componente geniale di tecnica. Giusto per riagganciarci a quello che dicevamo prima, va bene il pilota, però ragazzi la macchina spacca, la macchina è importante. E Loris, occhio alle curve 3 e 9, direi, perché quelle, se vediamo graining, avevamo il dispositivo Schumacher, certo Gennaro, finalmente ti vediamo, sì, però ecco, avevamo anche queste cosettine succose. Se vediamo graining vuol dire che non ci siamo, quindi attenzione alle simulazioni passo FP2, perché se vediamo graining no bene, perché la curva 3 e la curva 9 sono molto in appoggio, tutte e due a sinistra, tutte e due piuttosto veloci. Se lì c'è graining vuol dire che non c'è carico. Quindi tu ci stai dicendo in ogni caso che è un layout Red Bull? Sì. Vabbè, tutte le piste sono layout Red Bull. Monte Carlo meno però, no? Ha vinto lo stesso. Monte Carlo meno. Esatto, ha vinto lo stesso. Bisogna vedere, secondo me rischiano di doppiare mezzo. Quello è il mio rischio. La cosa secondo me bella è che finalmente si torna su un circuito vero, perché è un po' che non corriamo su un circuito vero, è quasi il primo. Rissa! Con nuovo layout cosa ci metteranno? 1,12, 1,15? 1,17, guarda, secondo me. 1,14, 1,17, sì, una roba di questo tipo. Non so, Mourinho è impazzito, io non so cosa sta succedendo. Si stava picchiando qualcuno. Poi adesso sta baciando un tizio. È l'Alonso degli allenatori. Dai, buono, Piso. No, sì, perché poi abbiamo corso Jeddah. Dopo Bahrain abbiamo fatto Jeddah. Australia, che è un semipermanente, però almeno un circuito vero. Poi abbiamo fatto Baku, abbiamo fatto Miami, che non è un circuito. fatta. E questo è il primo circuito vero,
Praticamente Bahrain? sì, praticamente sì. Però ecco, potremmo giocarci. In qualifica secondo me non saremo lontanissimi. Non lo so, Stefano. Io non lo so, dopo che ho detto secondo e terzo nelle mie ball prediction, Non saremo lontanissimi, è una super cazzola, perché vuol dire tutto, vuol dire niente, non saremo lontanissimi. Vabbè, Non lo che ho so, fatto poi te l'ho io, detto, hai detto tu la verità prima, bisogna vedere il graining. No graining, no party. No, ma infatti io parlo della Sì, qualifica. sulla Noi siamo qualifica qua- potremmo essere lì, perché poi tipo Sciarza ha sempre il suo jolly, i suoi decimi che riesce a rubare in qualifica e tutto. Poi dipende, se noi dobbiamo fare 2 soste, qualcun altro ne deve fare una. No, ma io della gara non voglio nemmeno parlare. Perché se non Ragazzi. vediamo l'FP2, però secondo me in qualifica, sperando che gli aggiornamenti funzionino, Poi magari scendono giù in pista e non consumano più niente. signori, io ve lo dico, volete sapere una cosa? Visto che si stanno avvicinando i calci di rigore, ma ci sono 6 minuti di recupero, già ball Ball prediction. ball prediction, ragazzi. Time for ball prediction. Guarda, mi metto io sotto, così faccio l'oste. Chi comincia con le ball prediction? Vi ricordo, abbiamo lanciato anche, grazie a Loris, abbiamo lanciato Il reel. è stato l'ideatore, il reel, e Dobbiamo dargli i codici e le password, così magari aumenta i follower. Esatto, ma poi gli diamo non solo i codici e le password, gli diamo la chiavetta, quella per il lancio dei missili, quella che devi girare. Esatto, poi aspettiamo i commenti di tutti. Sì. Chi Ah, cominci di voi due? Che vuoi, decidi tu. Chi comincia? Io stavo guardando la ball prediction di Gennaro, che è molto Vado io. Allora, scusate, io mi sono distratto perché mi è arrivato un messaggio che è molto io vi dico, è giunto il momento di Stroll. Facciamo partire Gennaro, che già mi sembra una bella bomba. La Madonna. Leclerc, Verstappen. Grande Gennaro, sei uno di noi. Bold vuol dire questo. Bravo Gennaro, che ho incontrato venerdì scorso. Magari ci rivediamo venerdì, Gennaro. Ho incontrato volentieri venerdì scorso, un abbraccione. Poi c'è V con Perez, Sainz, Hamilton, e guarda che anche questa non è mica male, Poi vai Piso, dai, vai Piso. Stroll vince la gara. Stroll, le 2 Red Bull fanno stile Mercedes, non kamikaze. Stroll vince la gara, ragazzi, giocate 10 euro. Io ho beccato il podio, Tu hai beccato il podio, io ho le testimonianze. Vabbè, volete il podio completo? Stroll, Stroll, Leclerc, Hamilton. Ma andiamo con quella del Marco Colombo, fratello della Sandra Colombo. Perez, Russell, Alonso. Vogliamo anche quella della PAM, che è inutile che fa finta di niente. PAM, vogliamo la tua ball prediction. Arriva, viene qua al mio posto la Pamela. Perez mangia le cozze, sta... Questa è una ball prediction. Viva la Sandra Perez. Ma che ball prediction è? C'ha ragione la Laura comunque. Molto bello, tutto molto bello. Piso ti vedo migliorato molto. Vero? Dai, meno male, dai, sì, sono un po' spettinata però. Poi c'è anche la ball prediction del press. Hamilton, Leclerc, ma press entra a sto punto. Hamilton, Leclerc, Sainz, Red Bull in crisi. Hamilton, Leclerc, Sainz è la mia ball prediction di Monte Carlo. Cazzo vai, Cerizio, mi copia la ball prediction. Vabbè. Poi abbiamo Leclerc, Sainz, Hamilton. Lui l'ha invertita. Questa è una permutazione, quella del press. Quella di Loris la lascio per ultima, perché di solito anche quella della PAM voglio. Sì. Se la Ferrari, sempre se, almeno lo Ghilere Rede lì era una carriola sempre. Hai ragione, Benji.
Vogliamo la ball prediction del Benji. Vai Benji. Meno saggio il Benji. Non entro più in diretta, ma vi seguo. Beh, nel senso che mai più o stasera? Va bene. Press che ci ha salutato, vi ricordo all'inizio. No, Press, ti vogliamo in diretta. Molto bene. Grande Laura. Basta, sono finite le ball prediction. Una carriola. Era giusta, ma per la gara sbagliata. Ah, la mia ball prediction era giusta. Ma perché io sono avanti. Allora... Sono avanti di 20 anni, io notoriamente. Ma domani, oltre al reel con le ball prediction, No, venerdì fortunatamente. venerdì, poi potremmo anche scommettere, se vinci si dà in beneficenza Se al vinci, solito. si dà in L'Iban che Puoi aveva vincere fatto una cena bene. con me oppure dare in beneficenza. Puoi scegliere. Una cena con me oppure in beneficenza. Vediamo chi vince. Allora, visto che mi avete stuzzicato prima, io dico Alonso, Perez, Stroll. Sì, e metto ancora Perez e Stroll perché voglio vedere se arrivano ultimo e penultimo. Alonso Perez, certo, ovviamente. Una guffata praticamente. Esatto. Sapete che è arrivata anche quella della Pamela, che non ce la dice a voce ma la scrive perché lei è... Perché io in teoria non dovrei essere qua. Perché tu sei Piso in realtà. Esatto. Esatto. Ocon, Perez, Hamilton e Verstappen. Io vedo sì, vabbè, ma le mie la mia è una bold, cioè agguffata, cioè ormai non metto più le Ferrari, basta. La mia bold prediction, però io avevo in mente una roba tipo le cozze, ma la mia... Cioè la Laura stasera si è... Cioè io penso che tipo mangia la paella, quelle robe lì un po' spagnole. No, mangia le cozze. Riso, patata e cozze potremmo anche dire a questo punto. Io dico upgrade Ferrari pazzeschi, pole position di Charles Leclerc. Speriamo. Vabbè, non è boldissima, dai. E per V questo. A Barcellona. È vero, V, ti presentiamo Kimi. Kimi, saluta i ragazzi. Kimi, saluta i ragazzi. Kimi, qual è la tua ball prediction? Kimi in pole position? Sì. Anzi, no, ce l'ho. Pensa che me l'ero segnata, ma poi sarà l'atmosfera. È arrivato il Benji. L'atmosfera di Amsterdam. Mi butto. Sainz, Alonso, Perez, dice il Benji. Grande Benji. La parte bold è aggiornamenti Ferrari pazzeschi. Vedi che Francesco Cerizzi ha colto subito. Però una cosa che mi ero segnato, ma completamente a caso, cioè me l'ero segnata stamattina in aereo mentre stavo venendo qua, ho detto, devo pensare alla ball prediction. E completamente senza alcuna logica, De Vries a punti. Vabbè, ci sta. Così. Bomba. Chi è che è rimasto senza punti? De Vries e Sargent. Albon ha fatto punti, sì. Interessante, ragazzi. Ma stanno ancora giocando? Non sono ancora? Sì, sono morti 6 in area di rigore del Siviglia. L'8° minuto di recupero, ma non finisce più sta partita. Una roba interminabile. Questi perdono i rigori come nell'84, mo te lo dico. Con Grobelar che faceva così. Esatto. Anche questa grande citazione. Ragazzi, ragazze, perché comunque abbiamo anche la Pam, abbiamo la Sandra, detta Laura Colombo. Ma la Colombo quando è che la invitiamo in diretta? Ma la Laura Colombo l'abbiamo intervistata 2 settimane fa, non te la ricordi più? Sì, è vero, l'hai intervistata tu, è vero, c'hai ragione. Comunque domenica diventiamo calcio. Penseremo durante il Gran Premio. Siamo coi ragazzi del Ferrari Club Ireland Cork. Quindi
Ho rimosso, hai rimosso l'intervista alla Laura Colombo, ma sei anche voluto l'audio dell'intervista. Laura, da quando Ricciardo ci ha abbandonato, Vabbè, non Basta. può tornare. non è più la stessa cosa questa Due Formula calciatori 1. si sono ingroppati, io vi saluto perché domani alle 7:30 Ragazzi, operativi, quindi Bella. Ciao, ragazzoni. colazione 6:30, quindi c'è giusto tempo di dormicchiare un pochino. Anche il piso è rimosso, Ah, perché no, lei aveva anche scritto giustamente ha rimosso. Sono io che sono rimbambito, che ho letto ho rimosso. Però ragazzi, giuro che non è l'area di Amsterdam, vi giuro, io sono chiuso in hotel da oggi. Ho persino cenato in hotel, tra l'altro una cosa per cui mi dovrò lavare i denti adesso. Mi sono già lavato i denti 4 volte prima della diretta. Mamma mia. Ho mangiato una roba che non mi ha convinto più di tanto. Beh, finché ti lavi i denti non è un problema. Comunque siamo a 10 minuti di recupero. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Chiudi sta diretta, va, che devi schiacciare il pulsante. Buonanotte. Direi che con questa però io l'ho Buongiorno. presentato come il saggio Lori Sironi. Se è saggio ci sarà un motivo. Infatti Giusto. lui Ho imparato dal Benji. Ciao ragazzi. non red light Buonanotte. district, non sono red light district. Sta andando random. Chiudi. No, io stavo mandando gli ultimi commenti, scusa. Sì, Traversa! è vero. Mamma mia! Buonanotte alla Laura Colombo, buonanotte buonanotte Frace Rizzi, ti mando qualche foto domani, già oggi un po' te ne ho mandate, Loris calmo, non niente di strano, anche se siamo da Amsterdam. Molto calmi, perché capisco che tu sei saggio, ma fino a un certo punto ho visto lo sguardo ai tuoi occhi attivarsi, state tutti molto calmi. Forza Ferrari, grande Gennaro, un abbraccione, ci vediamo dove ci siamo visti l'altra volta, prima o poi, tanto bazzichiamo sempre lì. Ci vediamo venerdì per le ball prediction. Sul Real. Io le faccio dall'aeroporto Schiphol cercando di interagire con dei tifosi olandesi. Vi piace? Ci piace. Ci piace? Ci piace. La faccio? Ci piace. Bellissimo, un riglio in quarto d'ora, tanto facciamo le dirette di 2 ore, programmate 45 minuti. Cioè, ormai 1 ora e 52 minuti. Sì, giusto. Vabbè, io devo vedere i rigori, ragazzi. Andiamo a vedere i rigori dalla Roma. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Olanda, paese di zoccoli.